Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo portachiavi o portamonete molto carino che si apre e possiamo metterci dentro le nostre monete. Possiamo anche aggiungere delle chiavi all'interno o come preferite, possiamo abbinarlo alla nostra borsa. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il portamonete a fragole, che può essere anche un portachiavi, abbiamo una catenella di 30 maglie con il filato verde. Fatte le nostre 30 catenelle, andiamo a chiudere ad anello con una maglia bassissima e lavoriamo 10 maglie alte nelle prime 10 catenelle. Sostituiamo la prima con le catenelle, la prima maglia alta, e poi andiamo a fare in totale 10 maglie alte nelle prime 10. Ora giriamo il lavoro e andiamo a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di sotto e proseguiamo con la sequenza di 2 maglie alte per ogni maglia per tutto il giro. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a fare un altro allo stesso modo, in modo da poterli poi unire. Andiamo a sostituire il filo verde con il filo rosso e dobbiamo partire dalla seconda maglia, quindi possiamo fare in questo modo. Entriamo qui, facciamo una maglia bassissima, andiamo a sostituire il filato con quello rosso e dobbiamo fare 3 maglie alte chiuse insieme. Vado a fare la prima 2 catenelle in modo da sostituire la prima maglia alta, entro nello stesso punto e vado a fare per metà la mia seconda maglia alta, così faccio un'altra metà della maglia alta in modo da trovarmi con 3 maglie alte e vado a chiuderle poi insieme. Salto una maglia di base, vado nella prossima e vado a fare di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme. Le lavoro sempre prima per metà e poi le vado a chiudere tutte insieme e le chiudo. Proseguo questa sequenza per tutto il giro, salto una maglia, vado nella prossima e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. In totale dovranno essere 9 punti puff. Ora vado ad unire l'altro pezzo che avevamo realizzato. Andiamo a fare sempre la stessa cosa, saltiamo la prima maglia, entriamo nella seconda maglia e cominciamo le nostre maglie alte chiuse insieme. Naturalmente prendiamo anche il filo che avevamo lasciato in sospeso e andiamo a proseguire anche su questo lato unendo le parti. Le chiudiamo sempre insieme e proseguiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui anche su tutta quest'altra parte. E ora entriamo nell'altro lato qui e uniamo anche quest'altra parte. Entriamo nella maglia qui e facciamo una maglia bassissima e poi proseguiamo con le diminuzioni dei punti puff, realizzandoli semplicemente il primo tra l'altro, qui dove abbiamo lasciato, diciamo, lo spazio tra un puff e l'altro. Dobbiamo andare a creare qui il nostro punto puff, quindi entriamo nel primo spazio qui e andiamo a fare sempre i nostri punti puff, sempre 3 maglie chiuse insieme nello stesso punto. Man mano andremo a fare le diminuzioni, quindi sempre lavorandole un punto puff tra l'altro fino a terminare tutti i punti puff e a chiudere poi così il nostro lavoro. Semplicemente così e vado a fare il giro in questo modo. Terminato il giro vado nel giro successivo e vado a fare la stessa cosa. Man mano che andremo giù i punti diminuiranno automaticamente. Io ho terminato il sesto giro, vado semplicemente a chiudere il mio lavoro o con delle maglie basse, oppure possiamo andare
a realizzare dei punti di cucitura. Come preferite, potete fare così come sto facendo io, prendendo tutte e due le maglie davanti e dietro in modo da chiudere questa parte qui, oppure potete utilizzare ago e filo e andate a fare questo lavoro. Possiamo girare, andiamo a fare delle diminuzioni, facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e poi andiamo a bloccare il filo, cercando di creare così la punta alla nostra fragolina. Naturalmente la parte finale potete deciderla voi come realizzarla. Io la vado a fare in questo modo e vado a chiudere il mio lavoro così. Faccio ancora una diminuzione da una parte e una diminuzione dall'altra e poi stacco il filo. Ho staccato il filo, poi con ago e filo la vado a bloccare e questo sarà il nostro portamonete o portachiavi. Aggiungiamo l'anellino portachiavi e possiamo utilizzarlo sia come portamonete oppure come portachiavi. Mettiamo le chiavi all'interno del nostro piccolo borsellino. Con ago e filo vado a bloccare la parte finale qui in modo da non farlo più sfilare. Faccio alcuni passaggi fino a bloccare. E ora con un po' di filo bianco possiamo andare a creare anche i semini della fragolina. È facoltativo, potete farlo oppure no, come preferite. Andiamo qui là e andiamo a fare i nostri piccoli semini con un po' di filo bianco. E poi con un po' di ago e filo andiamo a bloccare il nostro anellino portachiavi. Lo possiamo mettere sia laterale che sopra, dove preferite. Io lo vado a mettere qui lateralmente e vado a bloccare così il mio anellino portachiavi. Ed eccolo terminato, questo è il mio portamonete e portachiavi, è molto carino, molto bello da portare sia vicino alla borsa che all'interno della nostra borsa. Possiamo aggiungere le chiavi all'interno oppure possiamo utilizzarlo come portamonete, indispensabile nelle nostre borse. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio a tutti! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.